Abbiamo spesso e volentieri parlato dei regni di Mina Shirakawa e di come questi siano stati il tallone d'Achille della co-leader di Empress Nexus Venus. Sì, perché nei suoi 4 anni in Stardom Mina Shirakawa ha vinto quasi tutto ciò che c'era da vincere, ma la durata dei suoi innumerevoli regni hanno sempre lasciato l'amaro in bocca a lei e ai suoi fans. Basta tornare indietro nel tempo per imbattersi in quelli che sono stati i suoi regni e accorgersi subito che molto spesso le sue conquiste non superavano il mese di vita. L'esempio più lampante è il regno da Future of Stardom Champion, titolo vinto il 4 luglio del 2021 e perso soltanto dopo 13 giorni. Ma non è tutto, sì, perché anche il suo regno da Wonder of Stardom Champion non fu di certo da Guinness nei primati. Il suo regno come detentrice della White Belt durò soltanto 34 giorni e non andò meglio con i Goddess of Stardom Titles, che vennero vinti insieme a Mariah May il 25 giugno 2023 e vennero conservati per 49 giorni. Dunque, quando Mina Shirakawa vinse gli Artists of Stardom Championship per la seconda volta nella sua carriera, venne spontaneo chiedersi se anche questa volta la maledizione che la perseguita le avrebbe colpita ancora. Ecco perché il match andato in scena domenica 5 maggio contro Mayu Iwatani, Hanan e Saya Ida era di vitale importanza non soltanto per il proseguimento del regno come Artists of Stardom Champions di Mina, Maika e Xina, ma anche per spezzare questa maledizione che sembra bloccare sul nascere i regni della Shirakawa. Saranno riuscite quindi Empress Nexus Venus a conservare i titoli? Minasan, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. La battaglia valida per gli Artists of Stardom Titles tra EXV e Stars è stato un match pieno di emozioni, sì, perché tutte e 6 le atlete coinvolte hanno dato il massimo all'interno delle corde e non si sono di certo risparmiate. In palio, oltre ai titoli, c'era l'onore e la voglia di primeggiare sulle avversarie, nonché la voglia di interrompere una striscia negativa che perseguita Mina Shirakawa. Il match non ha di certo deluso le aspettative e dopo un'intensa battaglia è stato proprio il trio composto da Mina Shirakawa, Maika e Xina a prevalere e a portarsi a casa la vittoria, conservando con successo i titoli e difendendo tali allori per la prima volta da quando li avevano conquistati lo scorso 30 marzo. È giusto sottolineare come gli Artists of Stardom Titles sembrano avere una sorta di relazione positiva per Mina Shirakawa, che ha sempre gioviato di queste cinture. Il suo primo regno come Artists of Stardom Champion insieme a Tam Nakano e Unagi Sayaka, quando facevano parte di Cosmic Angels, era durato la bellezza di 291 giorni, arrivando a difendere con successo i titoli 7 volte. Questo fa sì che il regno di Mina Shirakawa, Tam Nakano e Unagi Sayaka sia tuttora il miglior regno nella storia della compagnia, nonché il più longevo e quello con più difese. Ma anche Maika con questi titoli si è tirata via parecchie soddisfazioni, sì, perché l'attuale World of Stardom Champion può vantare il secondo miglior regno nella storia della compagnia con Giulia e Shuri, regno che è durato 280 giorni e il regno con più difese, ben 7, alla pari con Cosmic Angels. Durante il suo secondo regno da Artists of Stardom Champion insieme a Natsupoi e Himeka. Quindi sia Mina Shirakawa che Maika sembrano godere dei favori degli Artists of Stardom Titles, che sembra aver instaurato con queste due splendide atlete una sorta di rapporto di simpatia, un attaccamento positivo, direi, che ha permesso appunto a Maika e a Mina Shirakawa di scrivere pagine importanti nella storia di queste meravigliose cinture. Possiamo dunque parlare di maledizione spezzata? Non saprei, io penso che sia
troppo presto per parlare di ciò. Credo sia giusto aspettare di scoprire come proseguirà il regno di Empress Nexus Venus. Quello che è certo è che la difesa avvenuta con successo domenica 5 maggio a Fukuoka contro Stars mette un bel tassello su quello che potrebbe diventare il regno di EXV, un regno che potrebbe entrare nella storia e superare i record già scritti da Mina Shirakawa e da Maika, riscrivendo parte della storia già conosciuta in Stardom. Minasan, voi che ne pensate? Stiamo per assistere a un nuovo regno da record di Mina Shirakawa e di Maika? Possiamo parlare di maledizione spezzata? Fatemi sapere i vostri pensieri qua sotto nei commenti. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Seguendo Donne tra le corde sui vari social potrete sempre restare aggiornati con le ultime news sulle vostre atlete preferite, i risultati dei vari show e così via. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Minasan, per oggi è davvero tutto, quindi grazie a tutti voi per il supporto che date a me e al mio canale. Grazie infinite a chi mette like, a chi guarda i vari contenuti, grazie a chi lascia un commento e chi si iscrive al canale. Credetemi, per me è importantissimo e lo apprezzo tantissimo. Grazie di cuore. See you next time. Bye bye!